Oggi iniziamo il video con la colazione per la Tenerona. Esattamente, ogni tanto anche lei va immortalata mentre mangia il suo succulento cibo. 132. A grandi linee il prezzo qua, anche se scendiamo, è sempre lo stesso. Con il cambio attuale che sta ancora crescendo, siamo arrivati a forse meno di 40 centesimi al litro. Questa è la tappona di oggi, 6 ore e 40 per 560 km. Vamos, che è tardissimo. Ripartiamo dal distributore di benzina e vi mostriamo la tranquillità di Sarmiento di domenica mattina. Questo è l'hotel dove abbiamo pernottato, Los Lagos. Qua non si può perché i sensi unici, e cioè i sensi di marcia delle strade, sono indicati dalle frecce che vedete di fianco all'indicazione delle vie. Quindi tutti sensi unici in tutte e due le direzioni in questo caso. Ci abbiamo messo un po' per capirlo perché sono piccoli rispetto alle enormi strade, però loro vanno a memoria, credo, non stanno a guardare. Qua si può andare solo in questa direzione, tra l'altro, altrimenti ci sono due frecce insieme da ambo i lati. Questo è il corso principale, tutto chiuso di domenica mattina. Abbiamo imparato a voler bene a Sarmiento, ci siamo stati 3 notti per lavorare tanto e abbiamo imparato, come sempre accade, le abitudini del posto, la gelateria con la musica sempre ad altissimo volume, Heroes de Malvinas. Nonostante la tranquillità e la semplicità anche di vita della città di Sarmiento, abbiamo scoperto, parlando col gestore di un ristorante della Parrilla, a cui adesso passeremo davanti, che a Sarmiento vivono anche tante persone benestanti che lavorano nell'ambito petrolifero nella vicina Comodoro Rivadavia. Ecco la parriglia del signore che ci ha dato queste indicazioni, la tranchera, di origini tedesche, il babbo era tedesco. Al distributore ci si è affiancato un SUV che aveva appena fatto rifornimento, ci ha detto: mia moglie ha già digitato il vostro canale, vi seguiremo, buen viaje. Saluti da Sarmiento, fondato nel 1897. La piccola Sarmiento di 8.000 abitanti circa, vicinissima al bosque petrificato José de Ormacea, ha 2 distributori di benzina, ce ne siamo appena accorti. Una precisazione da quando siamo entrati in Argentina, ormai è una certezza: quando si arriva, quindi per salutare, si usa il saluto hola, un po' il nostro buongiorno, l'inglese hello. Quando si va via invece si saluta con i soliti modi, hasta luego, hasta pronto, ma soprattutto e con tantissima frequenza dicendo ciao, anche in rapporti un po' più formali. Un signore ci disse: questo è stato rubato da voi. In effetti sì, per noi è un saluto informale e non è quando si dice arrivederci o ci si vede, per loro è nel momento dell'arrivederci. E dopo queste informazioni sugli usi e costumi degli abitanti dell'Argentina riprendiamo la strada, perché ragazzi sapete benissimo che per noi il viaggio on the road è la parte più bella di questo cambio di vita. Mettetevi comodi che si va, ragazzi. Vamos! Per chi conosce la nostra zona, quello doveva essere simile al nostro Cecio. La ricca vegetazione del Chubut, quando si dice c'erano giusto 3 alberi, 3 case. If we only stand together now, we know just what to do. And every single day I stand and stare at your house upon the riverside to see if you are there. And I wait for the time when your cool eyes make me turn away from all the lies and return to you again. It's a fool's kind who never sees the right way in the mind. This is where I feel okay. Stamattina l'aria è fresca, abbiamo dovuto chiudere tutte le zip, ma si viaggia molto molto bene. Huddle up and go before you cry. There is something we should realize. Stiamo per
percorrendo la ruta 26 per poi allacciarci alla ruta 3 e scendere. Come ci aveva indicato d'altronde il signore della Parisa ieri, dicendo è anche l'unica strada da fare. Lui invece oggi sarebbe partito per Buenos Aires, 18 ore di macchina con una semplicità, e abbiamo detto ma potresti anche prendere l'aereo? No, 18 ore, mi fermo solo una volta per dormire e sono a posto. Si fa evidente la presenza di oro nero. Sono tutte al lavoro. Nuvole minacciose all'orizzonte. Oggi ci toccherà prendere pioggia. Siamo su un altopiano e oltre alle trivelle iniziano a comparire sullo sfondo le pale eoliche. L'energia viene presa da tutte le caratteristiche di questa zona. Terreno completamente bucato dalle trivelle. A 53 km da Comodoro, temperatura nettamente cambiata, 18 gradi in questo momento. Siamo passati dai 40 gradi dei giorni scorsi ai 18 di adesso. Un po' freddo, forse ci dovremo fermare a vestirci. Qualche goccia di pioggia in questo momento. Ecco, ho appena detto della pioggia e me l'ho tirata. E da qua mi riallaccio alla comodità di avere un completo in Gore-Tex, perché questo ti fa continuare il viaggio senza doverti fermare, mettere l'antipioggia, poi magari esce il sole, togliere l'antipioggia, tutta quella menata di togliere e mettere. L'unica cosa che attualmente questi guanti non sono in Gore-Tex ma sono super ventilati per il caldo e dovremmo iniziare a pensare di cambiarli. Siamo entrati nella città di Comodoro Rivadavia, o comunemente detta Comodoro, l'enorme magazzino di Scania. Altro che Volvo, vero Tonio? E finalmente di nuovo il mare, Oceano Atlantico. Siamo arrivati. Questa è Comodoro. Abbiamo visto che Sarmiento fu fondata nel 1897, Comodoro Rivadavia fu fondata nel 1901, quindi qualche anno più tardi, proprio come svincolo per la gestione dei commerci che proveniva proprio da Sarmiento. Per caso nel 1907, 6 anni dopo, scavando un pozzo d'acqua, venne scoperto il petrolio e tutto cambiò. Nueva Autovía Ruta Nacional 3, lavori sulle strade. Appena imboccata quindi la ruta 3 che ci porterà almeno fino a Rio Gallegos. Forse il progetto dei lavori è proprio quello di allargarla facendo 2 corsie, ognuna per senso di marcia. È anche vero che è l'unica comunicazione con la parte sud della Patagonia. Chiunque voglia scendere nel sud della Patagonia deve percorrere la ruta 3 se vuole costeggiare appunto la costa sull'Oceano Atlantico, o la ruta 40 parallela alla cordillera. Spiagge infinite sull'oceano ma battute dal vento, perlomeno oggi. Case dei ricchi. Signora della Pariglia ha detto Comodoro ricchissima, da più di un secolo ormai. E dall'altro lato zona desertica. Ruta 3 tutta in rifacimento. Siamo appena entrati nella provincia di Santa Cruz. Rio Gallegos a 760 km da qui. Francesco mi ha appena detto si potrebbe andare in spiaggia e poi ha aggiunto col Montgomery, chiaramente. Messaggi politici in vista delle elezioni. Addirittura ieri, facendo il corso di spagnolo che sto facendo online, se mi collego dal posto dall'Argentina mi arrivano delle pubblicità per le elezioni di Neuquén. Ieri c'era addirittura un candidato che aveva una sigla, una canzoncina, che poi mi sono portata dietro per qualche ora. Il candidato Neuquén potrebbe essere eletto se non altro per la canzoncina.
signore di prima ci ha superati brindando a noi, alzando il bicchiere del mate. Salute. Quella montagna ci fa pensare che un tempo qui ci fosse il mare. Da Sarmiento, compiuti ormai 180 km circa, non abbiamo incontrato distributori di benzina, ma le trivelle le avete viste quante ce ne sono. She's still waiting, wishing time could make it right. She is waiting. Il loro modo di sbarrare la strada con i bidoni She is waiting. fa molto America, in effetti. Holding on through the night. Inizio dello sterrato. Wishing time could make it right. He is waiting. Fare attenzione perché la ghiaia è grande e in alcuni punti ci sono dei mucchietti che se ci cadi sopra diciamo che non è piacevole. Però dai, quasi finito. Ok. Moon is watching shallow dreams. Night is rocking. Un altro tratto, poi loro ovviamente lasciano il salto per entrare nel ripio. La cosa positiva è che c'è vento forte laterale, quindi tutto il polvo, la polvere che crea la macchina davanti, noi non ce la respiriamo e non se la respira neanche la Tenerona, tranne quando incroci un camion ovviamente con il vento laterale da sinistra. Chiudete gli occhi voi da casa, ecco. Almeno la cosa positiva è che non ci sono gli ondulé, quindi il sotto è abbastanza battuto e abbastanza scorrevole. Però non voglio andare al centro. Con Puteggio, tua sorella, Puteggio. È arrivata qualche sassata. Ci sei, Sa? Sara non risponde. Qua non mi piace per niente. Non mi piace per niente. Sento proprio l'anteriore galleggiare. Forse se passavo sull'altra parte della destra era meglio. Dai che è rimasto poco. Ok, è andata ragazzi. Ogni volta è un buon allenamento per le spalle, perché la moto la devi lasciare scorrere, ok, ma la devi anche tenere, perché quando balla davanti poi tutto il carico che ho nel posteriore ovviamente fa scomporre tutta la moto, la devi tenere. Però si fa ragazzi, considerate sempre che se riesco a farlo io lo può fare chiunque. Voi come punto di riferimento guardate me, se riesco a farlo io lo potete fare tranquillamente. Siamo arrivati finalmente al distributore dopo tanto lungomare. Primo paesino dopo Comodoro. Attimo di pausa, probabilmente ci vestiremo un po' e si riparte. Ripartiamo, proviamo a vedere se il paesino che abbiamo qui sopra ci concede il pranzo, l'almuerzo. Siamo a Caleta Olivia. Odore di parriggia, petroleo. Non è un paesino, è una città vera e propria vista da qui. Ma soprattutto il marmittone. Todo está cerrado, anche a Caleta Olivia. Oggi è domingo,
La statua del lavoratore ai pozzi di petrolio con la maglia di Messi. Tutto sembra chiuso, compresi i ristorantes. Hoy no sé come. Fra è andato in avanscoperta in questo localino unico che abbiamo trovato aperto. Sembra un forno, sentiamo anche l'odore. Forse ci sono anche dei tramezzini, ora vediamo quello che dirà. Eccolo, sta tornando, qualcosa in mano sembra abbia. Amore, posto top. Frutta. Tramezzino. Ma poi ci sono i dolci, la crema, c'è la macchina per fare il caffè, ragazzi. Posto top. No, è come quel posto che abbiamo incontrato ad Atlantida in Uruguay. Posti top che ci rimarranno per sempre nel cuore. Aspettate, facciamo l'unboxing insieme. Borsa serbatoio per tavolinetto. Facciamo l'assaggio in diretta, Jamon crudo. Non sono come quelli di Atlantida. Non proprio. Un po' Però buoni. sono buoni. E niente, non poteva andare proprio tutto al 100%. No, buoni. Sono buoni. L'uomo del monte ha detto che sono buoni. Vado a mangiare, sapete, se no non mi lascia nulla. Comunque un dettaglio, in Argentina sono sempre tripli, è un po' come il Gore-Tex Pro, il Gore-Tex all'interno E due membrane all'esterno. esterne. Io ho tirato fuori i fazzoletti per pulirmi, la ragazza da dentro ci ha visto e è uscita con questo. Impagabile, ragazzi. Se non altro l'attenzione che hanno messo guardandoci da dietro le vetrine. Per finire anche il dolce, sempre unboxing in diretta, una sorta di ciambellina, caffè fatto da me con la macchinetta. Poi ci chiedete sempre il prezzo, cioè quando spendiamo tramezzini, caffè, questo e una bottiglia di acqua e frutta. Abbiamo speso 2.200 pesos, 5,20 euro per dos persona. Quello che è rimasto a me è praticamente Vediamo un'altra. che tradotto vuol dire te ne prendi un'altra. Baby, for love, go all for love, we're going for love, for beating hearts off the charts. Love, go all for love, we're going for love, baby, going for love, baby, for love. I bet you'll get it right, but don't get me wrong. Say what you gotta say. Say what you gotta say. Go like a satellite, just go like a star now. Say what you gotta say. Say what you gotta say. Take it to the big scene, take it all. Go for hope and glory. Go, go long. Baby, for love, go all for love. We're going for love, for beating hearts off the charts. Love. È bellissimo come i cavalli abbiano dai, basta. È bellissimo come i cavalli è bellissimo come i cavalli liberi della Patagonia siano entrati nell'area petrolera. Allora, è bellissimo come i cavalli lì e porca palle. Ecco. È bellissimo come i cavalli liberi della Patagonia siano entrati nell'area. Scritto le onde impetuose dell'Atlantico. Madonna. No, ho scaraventato il braccio indietro, amore. Tanto, non me l'aveva fatto mai.